Saluta i tuoi fan. Iscrivetevi, mi raccomando. E c'è anche il ditone a monitore, cosa volete di più dalla vita? E certo che è lo sgrido, cosa devo fare? No, non dire così. Andiamo. Oggi siamo? Buongiorno, tanto salutiamoli i nostri buongiorno. fan. Buongiorno. Oggi siamo? Oggi siamo a Monza, partiamo da Monza Sì. e arriviamo fino a Saronno. Ci facciamo 29 km. chilometri Con poi... una giornata, come potete vedere, grigia e uggiosa. Ma il pellegrino è coriaceo E poi ed esce lo stesso. pellegrino bagnato, pellegrino Infatti. fortunato. Comunque il primo tratto è tutto dentro Monza, poi ci sarà un pochino di verde, passeremo per Muggio, poi ancora verde ai campi. Però ci sarà qualche chicca, tipo passeremo... se è una chicca non diciamo Vabbè, lo niente. vedrete più avanti. E poi finiremo a Saronno. Via. Cammino. Dovrebbe essere la chiesa di San Biagio, se non ricordo male. Viale Cesare Battisti. Alla nostra destra la Villa Reale e di qua si va a Rondò dei Pini e a Muggio. Come potete vedere sta piovendo. Stiamo... Oh via, noi si cammina sotto la pioggia. Ci stiamo affradiciando per voi. Iscrivetevi. Iscrivetevi al Anche canale. gratis. E anche gratis in effetti. Se volete di più della vita. Via. Comunque le previsioni dicono che verso le 10 smette di piovere, per cui siamo fiduciosi. È bello lungo Viale Cesare Battisti. Eccoci tornati al nostro amico il canale Villoresi. La pellegrinetta stava andando dritta, tanto per cambiare. Se uno si ferma un attimo per tirare fuori la GoPro e lei va dritta, vabbè. È bello pieno. E ora dritti fino a Muggio per il primo timbro al santuario, che risulta chiuso dal sito, però possiamo rimediarlo al bar nella via adiacente, speriamo bene. Qui c'è anche una colonia felina con tutta una serie di orti e una pellegrinetta infreddolita con la sua bandana di Picasso sulla testolina. Va come... e lo zainetto arancione fosforescente. Vabbè, ha quasi smesso di piovere, su. Ecco qui la freccia del cammino. Siamo sulla strada giusta. Vabbè. È frequentata dai runner questa pista. Chilometro 61 di Villoresi. Ed ecco il santuario chiuso. Dovrebbe esserci un bar qua a fianco col timbro. Oh, ed eccoci di nuovo lungo Villoresi. Siamo andati al santuario della Madonna del Castagno di Muggio. E allora, ricapitoliamo. Il santuario? È chiuso. La segreteria della parrocchia? È chiuso, è sabato mattina. E il bar, e per finire, il Bar Italia, presso cui era possibile reperire il timbro? Era chiusa, ma si gira per ordinanza del Tribunale di Monza. No, del questore. Del questore. Del questore. E la cosa buffa è che ha chiuso ieri. Ieri, dicono che abbia chiuso ieri, una fortuna spacciata. Vabbè. Quindi ricapitolando, Oggi... Va bene. il primo timbro è andato a vuoto. Vabbè, Speriamo nel secondo. E ora davanti a noi una tranquilla camminata lungo l'alzaia del Villoresi di 15 km fino a dopo l'Imbiate.
tragitto è un po' monotono, però è molto tranquillo. Gli unici momenti di suspense sono gli attraversamenti o quando si cambia la riva del canale, che qui è molto più largo rispetto alla foglia orientale, più largo, più profondo e con maggior portata. E niente, un albero che è caduto. Polizia municipale e il comune di Nova con le papere. Non si vede, ma c'è una bella colonia di anatre in fondo. Mentre lì c'è la pellegrinetta aranciata, ex pellegrinetta oscura. Vabbè, a parte lo zaino è comunque tutto vestito di nero. Purtroppo ha ricominciato a piovere e qualcuno minaccia di gettarmi nel canale perché dice che sono io che mi sono tirato su. Che porto sfiga, pensate. Guarda l'anatra! Anatroccolo. Vabbè. Siamo verso Incirano, tra Nova Milanese, Palazzolo Milanese e Incirano. Potete notare dall'acqua piove abbastanza decisamente. Chissà se alle Leroy Merlin vendono gli ombrelli. Davanti a noi la Milano Meda. E qui un'altra villa Bagatti Valsecchi, però questa è più recente di quella che abbiamo incontrato dalle parti di Oreno. Questo bel viale, però siccome piove non ci avviciniamo, abbiamo ancora 15 km di strada da fare. Ecco qui sempre il nostro amico Villoresi. Questo invece è il fiume Seveso. E di qua invece il Villoresi. Qui è un po'... è un po' il toriaio la strada, come direbbe Giulia. Oh, la passerella è chiusa. Devo fare tipo 1 chilometro per trovare un percorso alternativo, però vediamo se possiamo scavalcare e passare lo stesso. Lì mi sembra che abbiano, sì, lì hanno praticamente demolito la rete e la gente passa ugualmente. Andiamo allora. Magari veloce Giulia. Sì, in effetti non ha un bellissimo aspetto, tutto imbarcata. Lì manca un pezzo di... penso che sia solo per questo motivo che è chiusa, perché manca un pezzo di corrimano. Perché immagino che se fosse pericolante l'avrebbero già tolta, non l'avrebbero lasciata sopra il treno. Le vedete le palme? Non sono le palme, c'è la pellegrinetta, c'è il canale e c'è la pioggia. Saremo ancora 11 km a fine tappa, però stiamo pensando se non finirla un po' prima, cioè fra 7 km e poi allungare con la successiva. Vediamo. Vediamo se la pioggia ci ferma o no. Ecco le altre tutte felici loro, tanto col piumaggio
a prova d'acqua si lascia portare dalla corrente. Vuoi entrare anche tu in acqua a farti portare dalla corrente? No? La colla. C'è la pioggia, ma c'è anche il sole. Visto che li ha portati, io li metto gli occhiali da sole perché sono geniali. Che inguaribile ottimista. Sì, di là il sole, ma qua la pioggia. Ma va? Dai, siamo a 6 km da Caronno Pertusella, questa ridente località. Ed ecco la chicca che avevamo promesso. Come siamo già passati al villaggio abbandonato di Consonno in una tappa precedente, oggi il cammino di Sant'Agostino vi porta in un posto, oltre che pieno di immondizia, mobili abbandonati, dove un tempo sorgeva un parco divertimenti che rivaleggiava con Gardaland, anche perché sono nati negli stessi anni, era la città satellite, solo che poi Gardaland ha avuto il successo che tutti conoscete. E qui invece hanno avuto la brillante idea di dare in gestione il parco a una società di Reggio Emilia che è andata immediatamente in dissesto, e il risultato alla fine è questo: niente investimenti, gli impianti sono invecchiati, è rimasto piccolino, niente, sono rimasti solo i baracconi. C'è una specie di chalet in mezzo sul laghetto dove c'è una specie di balera, club per scambisti, qualcosa del genere, ancora non ho capito che... Vabbè. Lì c'è un cancello sbarrato, però la freccina ci dice di proseguire. Il pellegrino ha diritto di passaggio nelle proprietà private e anche su strutture pericolanti come la rampa di pochi chilometri fa. Vediamo se ci avviciniamo. Dobbiamo solo attraversare questo rigagnolo qui dove passo. Si è attraversato questo falls di rovi e abbiamo guardato il fiumiciattolo, ma lì ci rimettiamo su una pista erbosa. Sì, è quella, guarda, ultimi rovi. Sì, stavolta non abbiamo i pantaloni corti. Eccoci qua, bello. Diciamo che il sentiero è un po' bagnato e fangoso, vedete le mie scarpe? E vabbè, comunque è quello giusto, perché è segnato, c'era la puntina gialla del percorso. Vediamo se a lato, insomma, dobbiamo attraversare a nuoto perché il sentiero continua di là. Vabbè, faremo un saltino lì in mezzo. Dai che c'è un guado! E sprizza già gioia e felicità da tutti i pori. Ed eccoci nella pineta, diretti verso Cesate e poi Caronno Pertusella. Sono un altro, c'è un po' d'asfalto, speriamo di pulire un po' le scarpe, che sennò non so, forse nel santuario ci lasciamo anche entrare, ma sul treno potrebbero far storia. Questa tappa non è da fare quando piove. No, o quando nei giorni precedenti è piovuto perché siamo da buttare via.
Siamo a Cesate. Ed eccoci finalmente a Caronno Pertusella, il comune del record. Non so quali record abbia battuto e detenga questo comune, ma ci siamo arrivati. Ancora 5 km per Saronno. Certo che oggi di torrenti, canali ne abbiamo viste iosa, ma guardate i pantaloni della pellegrinetta marrone. No, l'ultimo tratto in mezzo ai campi al fango, circa 2 km, perché poi si sbuca sulla strada principale di Saronno e da lì al santuario sarà meno di 1 chilometro. Ce la possiamo fare. Noi siamo ancora a Caronno e quello davanti è il grande tumulo di letame di Caronno Pertusella. È un'attrazione turistica che è riportata anche sul sito del comune. Vabbè, diciamo che la stanchezza ci sta facendo straparlare. Tu stai parlando? Tu sei stanca e basta? Guardate, c'ho gli occhietti chiusi. Sono la salivazione da birra di fine tappa. No, tisana, fa freddo. Va bene, anche tisana. Chilometri al santuario. Tutto dritto. Oh, siamo arrivati. Sei contenta? Sembrava non passasse più l'ultimo chilometro. E ora troveremo il timbro?